Abbiamo comprato un nuovo mezzo, un Fiat Cubo anno 2014. Per ora lo chiameremo Cubetto. Cubetto abbiamo provato a camperizzarlo mettendo insieme quello che abbiamo imparato in questi anni in viaggio. Praticità e comodità, le parole chiave. Ma anche la possibilità di avere uno spazio dove stare nei giorni di pioggia, dove poter anche cucinare una pasta con il sugo e poter dormire comodi e morbidi. La trasformazione da auto a casa è stata forse più rapida del previsto e non posso dire che sia proprio finita. Ci sono ancora alcuni dettagli da ultimare che però abbiamo deciso di portare a termine mentre siamo già in movimento. Se aspettiamo di avere tutto pronto e perfetto, non partiamo mai. È una frase che io e Angela ci ripetiamo spesso. Vale per il viaggio come nella vita. Non sarai mai abbastanza pronto per farlo, quindi tanto vale provarci comunque e aggiustare il tiro man mano. Per noi funziona così e anche stavolta non fa eccezione. Paolo intanto vedete come sta piangendo perché comunque questa cosa lo emoziona particolarmente. Quindi siamo partiti ora. Ma per andare dove? Oggi parliamo anche di quello che tra camperizzazione e documenti mi rendo conto che non l'abbiamo ancora detto. Siamo partiti ragazzi, partiti ufficialmente in questa grigia giornata nella bassa bergamasca. Noi siamo partiti, ecco qua tutte le palle qua in mezzo. Si parte con le palle ragazzi, una partenza con le palle, non 2, 3. 3 addirittura. Vabbè, così impazziti. Allora vedete si sposta, ecco, a posto. Test. C'è ancora qualcosa da sistemare, abbiamo avuto un piccolo problema perché si è rotto il coperchio di una delle due scatole. Questo potrebbe essere un problema per dormirci stanotte. Vabbè, ma in qualche modo si fa. Si sa che la partenza è sempre così, un po' concitata, cose, butti dentro cose a caso, dici poi sistemeremo, poi faremo. Perché a un certo punto se aspetti di finire tutto non partirai mai più, è così che funziona. Esatto, è sempre stato così, stato così. Sì. Allora noi oggi siamo in direzione Comacchio. Sì, abbiamo individuato Comacchio come primo stop. Siamo partiti dopo pranzo, quindi è già tardi, diciamo dopo pranzo abbondante perché sono le 5. Sento una panza, sono le 5 e mezza, siamo partiti proprio tardi, Sì, siamo in tardissimo. Quindi ci facciamo queste ore, 3 ore, quindi arriveremo alle 8 e mezza. Passate, ma è proprio per volando, secondo me. Esatto. Perché non prendiamo autostrade, giustamente. Perché comunque partiamo piano, l'idea è quella di andare lenti, però vabbè, quindi testiamo più che altro la notte. Ecco, sarà quello, un test per questa nottata, prima nottata a bordo, per capire se è tutto a posto, se funziona tutto. La Maria ci ha fatto un pranzo talmente grosso che mi sa che stasera io salti, va bene. Così evitiamo il cibo qua dietro, ci pensiamo domani. Ci pensiamo domani. Però vabbè, stai proprio arrivando. Allora, in realtà abbiamo una mozzarella da mangiare entro oggi, quindi quella ci tocca. Una mozzarellina. Mettere su la mozzarella se no. Ecco, va bene. Mangeremo quella. Che scoperta ragazzi! Ci sono un sacco di strade anche a scorrimento veloce, gratuite. Sono le strade statali a doppia corsia, addirittura come questa, e si va veloce anche a 110. Io però non sono abituato a queste velocità, io vado a 90, massimo a 90. Comunque col Biagino ragazzi stavamo pensando la massima era tipo 40-50 e 90 solo in discesa. Sì, quindi esatto. Comunque che è il nostro metro di paragone, perché l'ultima volta che abbiamo viaggiato in Italia eravamo con il Biagino, infatti ci abbiamo messo un mese a fare da Verdello al confine a nord. Un mese. Vabbè, comunque questa è un'altra velocità sicuramente. Ma ti dicevamo, ma ti ricordi tutto? Ma ti ricordi? Adesso vediamo una salita e non ci dobbiamo neanche preoccupare. Prima invece era oddio la salita, oddio mettiti a destra, oddio ce la faremo. Rumore, cosa? Che poi quando siamo partiti era il periodo in cui il Biagino era messo peggio in assoluto. Poi è scoppiato il motore, esatto, e poi è andata meglio, sta in discesa veramente, però invece stavolta direi che parte decisamente meglio e speriamo che continui anche così. Ecco, noi siamo in viaggio ormai siamo a metà viaggio in pratica, perché manca un'ora e mezza all'arrivo, quindi manca ancora un pochino, però per ora rilassante, devo dire, rilassante. Dobbiamo ancora trovare il posto dove dormire stanotte. Esatto. Adesso bisogna tornare. Ecco, questo difetto è che ogni volta che mi muovo parte il beep della cintura. Vabbè. Comunque, ogni volta che ripartiamo, no? Dobbiamo un attimo risettarci. Adesso quindi non abbiamo ancora in mente che stasera dobbiamo dormire in macchina, per esempio. Ad esempio. Anche in questo
caso useremo le solite applicazioni che abbiamo sempre usato quando facevamo questa vita van macchina, cioè che sono Park4Night e iOverlander, sono queste due. Qui adesso studiamo un po' tutte e due, abbiamo già visto però che iOverlander non ha moltissime cose. Park4Night va meglio. Park4Night è decisamente meglio in Italia e in Europa in generale. Ci siamo fermati un attimo alla ricerca di un coperchio per le scatole, ma anche il Reflectix per chiudere questa parte qui davanti. È soporifero, è soporifero guidare. Sei un po' distrutto un po'. Allora, ragazzi, dei pollini grandi così in questa zona. Siamo ormai Mamma nelle mia. zone del Po, quindi Sì. siamo lì, quasi al confine tra il nord e il sud, tra Ecco. sopra il Po e sotto il Po. Noi stiamo già per scendere, stiamo già per superare il confine. Però mi sa che non arriviamo a destinazione oggi, ci fermiamo No. un po' prima, abbiamo trovato certo, un sì, parcheggio qua vicino, quindi ci fermeremo lì. Abbiamo visto che ci sono anche i bagni, andiamo a dare estremi, un'occhiata qua. e decidiamo che faccia Chiude che tra c'è. un quarto d'ora. Sì. Sono circa le 9, ecco che Paolo sta spostando già avanti i sedili, siamo arrivati in questa zona dove c'è questa area sosta camper gratuita, quindi ci mettiamo anche noi e ci prepariamo per la prima notte. Adesso ci mangiamo l'insalatina che ci siamo portati, la mozzarella e poi si va a dormire, ragazzi, vedremo come andrà. Sono curiosa, sinceramente, sono molto curiosa di vedere come andrà questa prima notte. È ancora tutto un po' work in progress, ma abbiamo trovato questa bellissima lampada che ha tutte le lucine attaccate, si carica con l'USB, quindi perfetta per caricarla. Però abbiamo preso solo una parte delle lucine perché in realtà sono più di 2 metri, quindi poi faremo fare un bel giro appena le installiamo per bene. Qua intanto Paolo sta aprendo la mozzarella, Dai. abbiamo un'insalata e stiamo testando anche l'altezza rispetto al piano, che qua è bello alto, dobbiamo ancora capire come sederci bene. Però adesso siamo troppo stanchi e mangiamo. Anche. È stata una gran nottata, una grandissima nottata. Che dormita. Io in macchina dormo sempre benissimo, è incredibile. E ancora meglio oggi, perché veramente comodo. Questo è tutto lo spazio che abbiamo all'interno. Ora si può vedere tutto finalmente. Aia, stavo per cadere. Questo è lo spazio interno. Come hai dormito, Angela? Molto bene, non ero preparata al fatto che ci fosse un sacco di spazio. Cioè eravamo lontani quasi. Il letto è larghissimo e anche lungo abbastanza. Ero preoccupata dal fatto che potesse essere un po' troppo corto, invece no. C'è tutto lo spazio che serve per dormire in comodità, ecco. Cioè, veramente è largo, è Cioè, un cubo. mai avuto è un vero letto cubo. così largo. Test della cucina, ragazzi, primo test, stiamo scaldando l'acqua per il caffè. Allora, per ora sembra molto comodo, no? Cosa dici? Oh ragazzi, al momento abbiamo azzeccato quasi tutto, però il problema è soltanto, come al solito, mettere le cose nel posto giusto. Per esempio qua vogliamo mettere tutte le cose della colazione o del pranzo, cioè avere tutto un po' a portata di mano, perché lo spazio c'è, va soltanto gestito un po'. Qui abbiamo messo la coperta, l'abbiamo infilata proprio qua sotto, c'è una nicchia e l'abbiamo fissata con questo cavo, con questo, quei Con cavi le con i corde ganci. elastiche, Ecco. con i ganci. E qui appunto vogliamo mettere le cose, anche di là vogliamo fare la stessa cosa, però ecco va bloccata, qualsiasi cosa tu metta qui va bloccata, perché altrimenti insomma si muove o cade. Dobbiamo ancora Bello. trovare qualcosa che vada bene come misure lì davanti. Intanto abbiamo spostato lì dietro il materasso, quello sotto di noi, l'abbiamo messo lì così avevamo accesso bene a tutte le scatole qui dietro. Questo però ragazzi è veramente la novità del 2025, il ripiano, fighissimo, è comodissimo. Primo caffè a bordo. Com'è? Buono, leggero, mi piace. Ti piace leggerino? Abbiamo usato la polvere, quella del caffè classico, quella che si usa per l'espresso, ma l'abbiamo fatta bollire nel pentolino versione 2.0. questo è un altro pentolino. Decisamente buono, mi piace proprio. Sì. Assaggialo, questo qua è quello che piace a te. Però ne sa poco di caffè, insomma. Piace molto leggero, diciamo il caffè che non è caffè ma è tipo tè. È tè caffè. È vero, molto buono, mi piace infatti. Very nice.
In un Butterdog abbiamo chiuso tutto bello sistemato in ordine. Comunque stanotte noi abbiamo dormito in quest'area attrezzata molto interessante, completamente gratuita, con i bagni là in fondo, l'acqua potabile. Vedete, qua si parcheggiano un po' tutti per dormire la notte. Siamo vicini a questa strada, pochino di rumore lo fa, ma assolutamente in macchina non si sente niente. Almeno noi non abbiamo sentito niente perché siamo crollati, quindi probabilmente poteva passare tir uno dietro l'altro, non li avremmo comunque sentiti. Ma soprattutto lì dietro quella collinetta c'è il fiume Po, quindi adesso proviamo a capire se ci si riesce ad arrivare in qualche modo. Lì ci sono delle scale e andiamo a vedere il Po, perché ieri praticamente siamo scesi sotto il Po. Ecco a voi il Po, ragazzi, il Po che segna tra l'altro il confine tra Veneto da quel lato verso nord e Emilia Romagna da questo lato. Abbiamo parlato con un passante, ci ha detto che è più Romagna che Emilia, però siamo un po' lì al confine, insomma non si capisce, ci sono queste diatribe. Dovremmo essere più verso la Romagna, Intanto ragazzi, probabilmente non si vedrà, però ci sono questi pollini che volano, stanno volando. Questa di là, tutti ammassati da sotto. Madò, questa parte è tipo tutta la nuggine di polline. Sembra neve qua. Guarda che roba. Madò. Questa è il male. È il male. Siamo partiti ufficialmente direzione Comacchio, doveva essere la nostra tappa ieri, ma poi ci siamo un po' persi, quindi abbiamo fatto tardi, ci siamo fermati prima, sono 40 minuti, 50 minuti di strada più o meno per arrivare. Gireremo un po' lì la zona adesso, ma non staremo poi lì perché poi continuiamo ad andare verso sud. Ma va che bella Comacchio, c'è addirittura una sagra, una festa, ci sono i giochi da questo lato, anche da questo i gonfiabili, e poi c'è il mercatino. Abbiamo parcheggiato il nostro cubo appena fuori dal centro storico, adesso a piedi siamo venuti qui tra queste viette perché ragazzi abbiamo aspettative altissime. Abbiamo sempre sentito parlare di questa Comacchio chiamata anche la piccola Venezia. Devo dire, primo impatto, merita. C'è il suo motivo, ragazzi, sono diversi canali che si intrecciano in tutto il paesino, tutti, vedete, ci sono un sacco di ristoranti, un sacco di negozietti di souvenir e i ponti. Questo è il famoso Ponte degli Sbirri. Si dice che da qui ci sia la vista migliore della cittadina e in effetti si vede praticamente da questo lato il canale, mancano praticamente soltanto le gondole, e dall'altra parte l'altro canale che va verso il ponte più famoso, invece il simbolo della città, che si chiama Ponte dei Tre Ponti. Il Ponte Tre Ponti viene anche chiamato Ponte Pallotta, che è il nome del cardinale che nel 1600 decise di mettere mano a tutto il piano di Comacchio e darle degli edifici che ancora noi oggi possiamo apprezzare, quindi il suo intervento è andato a buon fine. Questo ponte in particolare è stato costruito nel 1638 da un architetto di Ravenna che si chiama Danese e la caratteristica principale è che ha ben 5 scalinate. Da questo lato ne vediamo 2, dall'altro lato ce ne sono 3 e va a dividere questo canale, il canale che si chiama a sua volta Canale Pallotta, che conduce fino al mare Adriatico e entra poi nel centro storico della città. Da questo lato si vedono le 3 scalinate, si vede ancora meglio come il canale principale, quello lì in fondo, si divida poi in altri 4 canali, 1, 2, 3 e 4 dall'altra parte. Pazzesco ragazzi, veramente. Poi lì ci sono 2 torri che sono praticamente all'ingresso della cittadina, quindi da lì si poteva controllare, diciamo, il territorio circostante, quindi l'ingresso anche nel paese. Ma quanto sono carini questi ristorantini che hanno tutta la parte del patio sulle barchette. Nei ristoranti sul canale la specialità è l'anguilla, infatti fanno il panino all'anguilla e addirittura a ottobre c'è un mega festival dell'anguilla. Quanto vorrei esserci per assaggiare questa prelibatezza. Bugia. Non mi fa impazzire l'idea. Fa impressione perché alla fine è un serpente,
Abbiamo lasciato un attimo il centro di Comacchio con l'intenzione di andarci a mangiare un bel panino in riva al mare, ma ci siamo fermati prima perché abbiamo visto là in fondo, vedete quei pali che si intravedono, in realtà sono quelle delle vere e proprie capanne da pesca. Eccole qua, pesca che viene fatta con il bilancino, si vedono ancora le reti, sono praticamente la versione emiliana di quelli più famosi che sono i trabocchi, che si trovano invece in Abruzzo, invece qui nella parte più bassa dell'Adriatico. Ci sono anche qui, hanno esattamente la stessa funzione, non vengono però chiamati trabocchi ma appunto capanne da pesca. Lo chef al lavoro per preparare il pranzo, anche oggi insalata. Fa troppo caldo per pensare di cucinare qualunque cosa. Ma poi ci sono tante cose buone in Italia, non ha proprio senso mettersi lì a cucinare, fare, dire, tutto bello fresco, con questo bel calduccio, ci sono le olive, ci sono i pomodori, ci sono le mozzarelle, c'è tutto, c'è anche la glassa con aceto balsamico. Ecco, esatto. Guarda che olivazzi. Olive gigantesche, e ci siamo fermati in questo parcheggio, niente male, davanti appunto a tutte le capanne da pesca. Qua ce n'è anche una, mi sa che le usano anche, non dico come abitazioni, ma magari ci vengono d'estate. Sono tutte le sedie lì per sedersi, qua c'è una vista che è davvero super, ci sono i rulli qua per trasportare il pesce che viene pescato. Ecco, qua sembra, non so se lo utilizzano ancora in realtà perché è pienissimo di ragnatele qua sotto, e di là si arriva appunto sulla capanna che è completamente staccata, perché ce ne sono varie versioni. Ci sono quelle palafitta, tipo questa qui, ma ci sono anche quelle proprio che sono semi palafitte, cioè metà sulla terraferma e metà poi nell'acqua. Seguendo le reti da pesca, ragazzi, siamo finiti sotto questa torretta in legno e possiamo vedere dall'alto, abbiamo fatto un po' di scale, tutto quello che c'è attorno a 360 gradi, degli uccelli che ci passano davanti volando. Abbiamo di fronte a noi tutto quello che è il parco del delta del Po, e lì dietro ci sono addirittura le saline. Guarda, un gabbiano. E là in fondo ci sono i fenicotteri, addirittura là nelle saline si intravedono i fenicotteri leggermente rosati. E Comacchio infatti è stata eletta proprio posto d'eccellenza per chi vuole venire a osservare tutto quello che è la fauna volatile, quindi tutti gli uccelli qua, e vengono tantissime persone per questo, ma anche per fare questo percorso ciclopedonale che ti porta sia lungo le saline che lungo tutti i canali. E da questo lato invece, dall'altro lato, c'è il mare, lì da qualche parte oltre c'è il mare. Ma che faccia? Mezzo addormentato. Stai guidando, ci siamo appena presi un caffè per dare un po' una botta, perché sennò Faccio proprio fatica. Allora, secondo me sono due le cose, sono tre le cose. vai. Uno è la primavera. È la primavera sicuramente, perché comunque ti dà quella botta lì. Due è la mancanza di caffè, perché stamattina abbiamo bevuto poco caffè perché era molto all'americana, diciamo, non era forte, oltretutto, era molto, abbiamo visto, no? Era proprio chiaro. Tre, secondo me ci stiamo un po' lasciando andare dopo le tensioni degli ultimi giorni, no? Perché la partenza è prova, e la macchina vai a firmare, camperizziamo, cerchiamo, pensiamo, insomma, sono stati gli ultimi giorni soprattutto un po' così, un po' tesi prima della partenza, concitati. Poi con la prima notte qui ci siamo un po' più rilassati. Io stanotte ho dormito come un ghiro, proprio come se fosse proprio il primo giorno. Possiamo allentare un attimo la tensione e cominciare a partire. Poi vabbè, chiaramente c'è di mezzo, ovviamente il traffico, le cose, comunque non è piacevolissimo guidare in Italia, soprattutto se si cerca di evitare le autostrade, che quindi praticamente passiamo in tante superstrade, devo dire tante superstrade veloci, molto bene, ma anche ogni tanto capitano i paesini, le code, le cose, quindi vabbè, tutto un misto. Io ho bisogno di altri 3 caffè probabilmente adesso. Ecco, perché so che sembra strano in effetti da dire, ma noi siamo un po' in questa dimensione, questa è la nostra, no? Quella del viaggio, di spostarci, cioè in un certo senso ci rilassiamo di più così, concentrandoci sul viaggio, su fare queste cose, piuttosto che tutti gli altri pensieri che ci sono stati, anche perché siamo tornati in Italia appunto per sistemare tutte quelle questioni burocratiche, quindi c'è stata anche tutta quella parte lì, e adesso invece ci sentiamo nel nostro, no? Ecco, questa sappiamo come gestirla, no? La normalità. C'è addirittura la strada che indica Roma, perché questa superstrada arriva proprio fino a Roma. Abbiamo appena passato Cesena, è cambiato decisamente il paesaggio, ci sono queste colline che sono vicinissime
siamo proprio alla strada, prima si vedeva anche un po' il fiume, però è cambiato anche il tempo perché sono arrivati questi giganteschi nuvoloni grigi. Siamo capitati a San Sepolcro durante un evento di pasta e la pasta viene offerta, questa pasta aglio e olio. Che profumo, ragazzi, mamma mia! Siamo in questa piazza, c'è un sacco di gente, diversi stand, tutti di pasta dappertutto. Che bella location, carino, qua, proprio in centro siamo, la parte storica della città, abbiamo parcheggiato proprio qui fuori, c'era il parcheggio, abbiamo lasciato il cubo e siamo qui, adesso ci mangiamo la pasta, poi facciamo un giro. È buono, giusto appunto. Le fontanelle, ragazzi, certe volte non ci rendiamo conto di quanto alcune cose che per noi sono praticamente banali, come questa fontanella appunto, se ne trovano ovunque in Italia, in realtà non sono così scontate come cose fuori da questo paese. Per esempio mi ricordo che addirittura in Romania durante un agosto qualche anno fa c'erano 800 gradi all'ombra e non si poteva trovare nessuna fonte pubblica di acqua gratuita, quindi era praticamente molto difficile anche semplicemente bere qualcosa, anche magari durante la domenica che non ci sono negozi aperti, quindi questa cosa insomma sì, noi le diamo per scontata perché le vediamo dappertutto queste fontanelle, un po' in tutti i parchi, agli incroci, cioè, non dappertutto, in tutte le città ci sono le fontanelle. In realtà poi quando vai negli altri paesi, soprattutto in quei paesi dove tu apri il rubinetto e l'acqua non è potabile, anche quello qui invece, ragazzi, wow, cioè chi fa una vita anche in van, in macchina, così è facile trovare l'acqua potabile e questa è una grandissima fortuna. Io intanto non mi sono commosso, ho soltanto un po' di allergia, mi sono dovuto fare degli impacchi con l'acqua, quindi anche per questo le fontanelle sono molto utili. Comunque noi siamo arrivati a San Sepolcro, ragazzi, la città natale di Piero della Francesca, c'è una statua dedicata a lui proprio qui alle nostre spalle, eccola lì dietro, e siamo in Toscana. Quindi oggi, cioè in questi giorni siamo passati dalla Lombardia all'Emilia Romagna, ma soprattutto alla Toscana. Gli accenti, ragazzi, che roba assurda l'Italia. Cioè siamo partiti da Bergamo, poi siamo arrivati in Emilia, come l'hai fatto? In Emilia, sì, così, che si parlano tutti così. No, non è vero, parlano così, non lo so. Vabbè, no, quello forse è il Veneto. No, vabbè, c'era anche il Veneto. C'era anche il Veneto, infatti mi è venuto in mente dopo, c'era anche il Veneto. E poi appunto la Toscana dove si aspira la Coca-Cola, praticamente. Sì, ecco. È bellissima questa pazzesco, cosa perché cambi, senti gli accenti diversi, poi è bello da capire, è una di quelle cose che magari se vai in altri paesi dove non parli la lingua neanche apprezzi così tanto, perché anche lì ci sono tutti i vari dialetti, le cose, e qui invece parlano italiano, non ce ne accorgiamo, quindi fa strano vedere come stamattina ci parlavano con un accento e oggi pomeriggio con un altro, ma soprattutto cosa stiamo facendo? Che stiamo a fare? Ma che state a fare? Dove stiamo andando? Allora, lo dico io? Vado, ti lascio qua nel tuo mondo, tu lasciami perché ti vedo che oggi sei un po' così. Allora, stiamo scendendo anche piuttosto veloce diciamo nei nostri tempi, perché volendo uno in una giornata da nord arriva a sud, dalla punta più a sud dell'Italia, però lo facciamo comunque con calma, fermandoci in alcune tappe ma non in modo dettagliato, soprattutto in questa parte nord-centro, perché siamo più interessati in realtà in questa avventura italiana a bordo appunto di questo Fiat Cubo a esplorare il sud dell'Italia. Ma cosa del sud? La Sicilia ci interessa tantissimo. Oh yes! La Calabria, anche perché torna un po' alle origini, anche Paolo conosce un po' meglio la sua regione lì possiamo natale. Aspirare un pochettino e parlare in un modo un po' diverso, anche lì devo dire la verità. No, comunque a parte questo, noi ecco abbiamo questa cosa, conosciamo l'Italia soprattutto del nord, quindi noi facciamo un sacco di weekend a destra e a sinistra, però sempre fondamentalmente a nord, Veneto, Piemonte, Liguria, la Lombardia, tutte le Alpi, ogni tanto andavamo in Svizzera. Così a fare un giro, no? Perché cioè proprio andata e ritorno in giornata, companino, weekend. Pranzo al sacco. Lo conosciamo. Eccola lì, che non sono solo io. Così tutto il giorno, ragazzi. Ecco, sono tre alla volta. Fatta. Però conosciamo poco il sud. Quindi, per esempio, qualche anno fa siamo andati per la prima volta a Napoli. Abbiamo visto la Puglia quando eravamo ancora con Biagino. E invece non abbiamo visitato abbastanza bene
la Calabria e la Sicilia, quindi Esatto. siamo molto interessati ad approfondire. Adesso abbiamo il tempo, abbiamo il mezzo e quindi ci piacerebbe appunto andare un po' più a fondo. È un'Italia molto diversa questa, Sì. quella che vogliamo vedere rispetto a quella che conosciamo, e quindi vogliamo veramente andare più a fondo perché insomma, Sì. era una cosa che volevamo fare da sempre, diciamo, Sì, ma non esatto. siamo mai stati in Sicilia, ma non è possibile, capito? Quindi Esatto. quindi niente, è il momento giusto questo per farlo e non vediamo Sì, è l'ora. l'occasione giusta, perché lasciamo sempre l'Italia un po' dopo, no? Lacrima all'occhio. Non so, forse per chi viaggia tanto è anche normale, perché dice l'Italia è il tuo paese, quindi pro e contro del fatto che sia il tuo paese lo lasci un po' in fondo e dici sempre ma sì, un giorno lo farò, è sempre lì, un giorno lo farò, e non capita mai poi l'occasione giusta, no? In questo caso invece con l'occasione del passaporto, dei documenti, siamo qui, Tutto il perfetto. cubetto, abbiamo detto va bene, sai che c'è, lo facciamo, è adesso quel momento, quel giorno che lo farò è arrivato oggi, e quindi ci catapultiamo verso sud. Tappe ne facciamo qualcuna, Ecco. però ecco non appunto nel dettaglio. Anche per parlare del cubo, ragazzi, abbiamo fatto già 400 km dalla partenza, l'avevamo già un po' rodato qua e là in zona vicino a casa, e quindi sta andando perfettamente. Quindi primi Esatto. 400 anche 500 km perfetti. Ci dobbiamo preparare adesso per la seconda notte. Seconda notte stasera e troviamo un posto per dormire qua intorno. Allora, la questione importante in Italia è il bagno. La difficoltà è il bagno, È devo l'unica dire, sì. difficoltà un po' così, perché vabbè, ci sono i bar aperti fino a sera tardi, quindi eventualmente caffè decaffeinato e via. Insomma, vai là, vai. Le docce anche sono un pochino un problema, però anche ci sono i bagni, ti puoi comunque gestire un po'. Dobbiamo ancora attrezzarci, esatto. Ci vuole almeno una tanica da 5 litri. Sì. Che possiamo usare magari un pochino fuori, non dico nei paesi, però No, magari in centro città la eviterei, ecco. eviterei. Però ecco, in natura così ci si può lavare tranquillamente con magari nei giorni caldi, con un bel costumino, soprattutto al mare, più facile ancora. Ecco, Sì, è quello. sì. E però si gestisce. Però ecco, la notte proprio noi forse magari eravamo abituati bene con l'Australia. Esatto, infatti volevo dire questo, che la Eh. nostra ultima esperienza Tanto di qua vita lacrima in sempre. macchina / van era in Australia, dove lì ci sono bagni pubblici come se piovesse, cioè ce ne sono ovunque, e se non ci sono bagni pubblici vuol dire che proprio non c'è niente, anima viva nei dintorni tranne canguri, cui non credo che dia proprio fastidio, si devono fare la pipì, ecco, in Eventualmente, mezzo al ecco. nulla più totale. Però beh, anche l'Italia ha i suoi posti. Ha i suoi posti, quindi sicuramente sì, dobbiamo un po' ancora, diciamo, settarci però- anche noi su questo stile di vita in viaggio in una macchina. Questi sono proprio i primi giorni, è un po' il rodaggio, ecco, È il per rodaggio. noi di questa situazione sul nuova. viaggino avevamo quel cessettino, Sì. quello rosa, Madonna bellissimo. mia. Bellissimo. Magari Mamma ecco, mia. dobbiamo pensarci magari a prenderne un altro. Vediamo. Dentro la macchina puoi fare il bagnetto di emergenza, diciamo. Emergenza. Vediamo. Dobbiamo calcolare anche gli spazi, e ci sta più che altro un cubo. Un cubo però. Un cubo nel cubo. Un cubo nel cubo. Un cubo diciamo di emergenza. È chiaro. Espletazione. Magari quelli che si piegano, li chiudi, li metti via, potrebbe essere ci sono anche utili. quelli. Vabbè, adesso Comunque vediamo. sì, come vedete work in progress, siamo partiti anche se non era tutto pronto nel dettaglio. Non sono commosso. Paolo intanto giuro. vedete come sta piangendo, perché comunque questa cosa lo emoziona particolarmente. Ma sì, tantissimo. Parlare di queste cose soprattutto è il tuo Tantissimo. argomento. Il momento Paolo ti emoziona sempre, devo dire. C'è stato un calo drastico delle temperature e comunque ci siamo anche spostati, non ci siamo messi più nel parcheggio vicino al centro di San Sepolcro, ma ci siamo messi tipo sulle colline, quindi bello fresco, silenzioso. Domani mattina si vedrà tutto quanto davanti, adesso è tutto buio e quindi adesso ragazzi, pure questa giornata qua io ho bisogno di dormire tanto. Ecco, allora, siccome Paolo ha bisogno di dormire, noi ragazzi da qui vi salutiamo. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi subitissimissimo al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Inizia ufficialmente la seconda notte a bordo del cubo. Alla prossima, ragazzi! ciao!